Bella ragazzi, Bella ragazzi, questa sera parleremo dell'anodizzazione. L'anodizzazione è un tipo di trattamento chimico-elettrochimico che viene fatto sull'alluminio principalmente a livello industriale e serve perché con l'anodizzazione si crea uno strato di ossido di alluminio, allumina appunto, che è un materiale molto duro, ha un livello di durezza addirittura di 9 sulla scala di Mohs, quindi siamo già molto vicini al corindone. E questo viene fatto principalmente per irrobustire la superficie esterna dell'alluminio e creare appunto uno strato di protezione verso gli agenti atmosferici, l'usura, eccetera, eccetera. A noi hobbisti piace principalmente perché con l'anodizzazione, oltre a proteggere il materiale, si può anche colorare con i colori che preferiamo. E quindi agli hobbisti piacciono questi colori azzurro, giallo, rosso, viola. E questa sera vi faremo vedere in modo semplice e praticabile da tutti come poter fare. Si trovano decine di video su questo tipo di lavorazione. Purtroppo nessuno è chiaro e nessuno spiega molto bene il processo che avviene, per cui cercheremo un attimino di farne capire le basi in modo che ognuno di voi poi possa automaticamente decidere il processo che preferisce. Partiamo dal nostro blocco d'alluminio, che è questo. Normalmente si autoprotegge con ossigeno atmosferico con un sottilissimo strato di 40 Armstrong, quindi stiamo parlando di spessori proprio quasi invisibili se non a microscopio elettronico, di ossido d'alluminio, ed è questo che aiuta l'alluminio a rimanere sempre lucente, a non ossidarsi come ad esempio fa il ferro. Con l'anodizzazione praticamente si creano tramite dei pori che ci sono sulla superficie di questo ossido, si creano dei fori, degli altri pori più profondi che vanno man mano ad affondare sempre di più nel metallo, creando praticamente una struttura a nido d'ape in questo modo qua. Praticamente qua abbiamo il nostro blocco d'alluminio e questo strato qui è quello che si forma di ossido di alluminio ed è quello che appunto permette anche di colorarlo introducendo all'interno di questi pori il colorante. Allora, in base alla corrente che applicheremo, questi pori potranno essere molto stretti, così, e quindi avremo una superficie molto più resistente, oppure potremo avere una struttura di questo tipo che sarà più debole sicuramente, ma permetterà di avere una colorazione migliore. Procediamo adesso con il colorare. Questa lampada a carburo l'avete vista nel video 184, a colorare questo tappo di alluminio. Allora, la prima procedura da fare è quella di pulire meccanicamente il pezzo. In questo caso, come vediamo, è già abbastanza pulito. Consigliamo di spazzolarlo, di sgrassarlo soprattutto molto bene, per evitare che poi l'anodizzazione e soprattutto la colorazione vi rimanga a macchie. Dopodiché prepareremo una soluzione di acqua e idrossido di sodio o soda caustica, come vogliamo chiamarla. Noi usiamo sempre l'acqua distillata, che costa molto poco. Se avete un'asciugatrice con serbatoio potete utilizzare tranquillamente l'acqua che produce l'asciugatrice. comunque troverete tutti i link in descrizione. Allora, qui consigliamo
Sono 100, erano 106 grammi. Consigliamo 10 grammi di soda caustica per ogni 100 millilitri di acqua. Quindi adesso andiamo a pesare della soda caustica e ne metteremo appunto 10 grammi. Poi questa fase qui praticamente è solo per fare una pulizia superficiale del metallo. Se lo pulite molto bene non è neanche necessario questo trattamento. Fate sempre attenzione che aggiungendo soda caustica in modo non graduale all'acqua, questa produce molto calore. Infatti noi utilizziamo quest'acqua che normalmente teniamo in frigorifero per appunto sopperire a questo aumento termico improvviso. Possiamo anche misurarla. Quest'acqua qua adesso è a 12 gradi, piano piano la temperatura salirà per via della soda caustica. Ripetiamo dicendo che appunto la pulizia del pezzo è molto fondamentale, quindi d'ora in poi lo fisseremo qui e non lo toccheremo mai più con le mani fino alla fine del trattamento. E ora questo lo lasciamo a bagno nell'acqua soda caustica per dai 2 ai 5 ai 10 minuti. Se invece avete già un pezzo anodizzato, potete togliere l'anodizzazione, ad esempio lo abbiamo rosso, vogliamo cambiargli il colore e vogliamo farlo blu, possiamo sempre metterlo a bagno della soda caustica e l'anodizzazione se ne andrà. Adesso mettiamo un attimo in pausa e poi torneremo dopo quando il pezzo sarà pronto. Ok, sono passati 5 minuti e mezzo. Ogni tipo di lega di alluminio prende un colore diverso all'interno della soda caustica. Questo dovrebbe essere Ergal, quindi prende questo colore un po' nero. Non vi spaventate perché non c'è niente di strano, c'è del magnesio, ci sono altri metalli, quindi prende questo colore qua. Appena poi lo introdurremo nell'acido solforico riprenderà il suo colore alluminio naturale. Eccolo qua che adesso è diventato nero, ma non è la colorazione dell'anodizzazione, è solo un piccolo strato d'ossido che si è formato. Sciacquiamo molto bene in acqua distillata, lasciamo lì e nel frattempo prepariamo il vaso per l'anodizzazione. Allora serve un contenitore o di vetro o di plastica molto spessa. Visto che lavoriamo con l'acido solforico è sempre meglio avere un contenitore abbastanza robusto. Abbiamo tagliato una striscia di piombo da questo, che è un piombo che viene utilizzato in Germania per i serramenti, per queste cose qua, e troverete poi eventualmente anche in descrizione, se troviamo qualche prodotto simile ve lo linkeremo. Bisogna, in questo vaso di anodizzazione si può utilizzare o il piombo o lo stesso alluminio, però servirebbe dell'alluminio puro, quindi ho riuscito a trovare 2 piastre di alluminio da mettere una a destra e una a sinistra, oppure potete utilizzare anche della carta di alluminio tipo Domopac, diciamo una marca, tanto non ci pagano, e ripiegandola più volte. Ok, questo è il nostro catodo, la parte negativa. Adesso tanto facciamo vedere. Normalmente esistono in modo principale questi tipi di anodizzazione qua. Si parla di 5 micron di spessore solamente per estetica, quindi se dobbiamo solamente colorare un pezzo che rimane lì, non lo tocca nessuno, eccetera eccetera. Si va già sui 10 micron nelle applicazioni per interni, dove ci deve ad esempio piovere sopra, dove ci sono le atmosfere un pochino più aggressive si va sui 15 micron,
nelle gallerie delle autostrade o dove c'è smog, inquinamento eccetera eccetera, si va, o atmosfera salina tipo vicino al mare, si va sui 20 micron. 25 micron per le strutture architettoniche, l'albero di Natale in alluminio e cose del genere. Insomma, maggiore questo spessore, più protezione avrà il nostro pezzo. La soluzione di acido solforico che abbiamo già preparato, perché mescolandoli insieme si produce molto calore, a noi serve freddo, contiene 170 grammi di acido solforico puro in 1 litro d'acqua. Ricordiamo sempre che è necessario aggiungere l'acido all'acqua e non viceversa, altrimenti si formerebbe una grande quantità di calore, si formano schizzi di acido ovunque, insomma si crea una situazione molto pericolosa. Indossate sempre i guanti, gli occhiali quando maneggiate queste sostanze. E se non vi ricordate la cosa dell'acido e dell'acqua, vi potete ricordare la frase che non bisogna mai dare da bere all'acido. Ok, a questo punto qui ci manca la famosa formula. Se andate a cercare in giro troverete delle formule, la famosa regola 720, dove vi parla di piedi quadrati, dove vi parla di spessori ottenuti in millesimi di pollice eccetera eccetera. Per voi abbiamo fatto una conversione molto semplice. Allora, lo spessore di ossido che si andrà a creare sul pezzo in micron si ottiene con questa formula: 0,03 moltiplicato per il tempo in minuti in cui faremo il trattamento moltiplicato per la densità di corrente in milliampere su centimetro quadro. E adesso poi pian piano andremo a vedere nel dettaglio la formula inversa, perché quello che serve a noi, la densità di corrente, è questa. Allora, le condizioni tipiche di questo trattamento variano da 10 a 60 minuti, però potete anche fare trattamenti addirittura di 7-8 ore che verranno molto più precisi, correnti che vanno da 10 a 20 mA a centimetro quadro, e si ottengono spessori con questo trattamento con l'acido solforico da 5 a 35 micron, quindi addirittura molto superiori rispetto a quelli utilizzati nei processi industriali. Poi vi faremo vedere anche l'inchiostro. Allora, prendiamo questo pezzo qui e facciamo un attimino, andiamo a prendere un calibro e facciamo un attimino due conti. Ok, allora abbiamo misurato il nostro pezzo e abbiamo calcolato la sua superficie che risulta essere di 8 cm quadri. Per cui adesso andiamo a fare i conti. Allora, 0,03, in questo caso abbiamo deciso di fare un'anodizzazione che dura parecchio, dura sui 50 minuti. Questo perché normalmente il pezzo, quando viene anodizzato, produce molto calore anche lui. Il calore va a mangiare lo strato di ossido che abbiamo appena formato. Quindi sono importantissime due cose. La prima, fondamentale, è che la temperatura del nostro elettrolita a base di acido solforico non superi mai i 21 gradi centigradi. La seconda è appunto che il pezzo non si scaldi, per cui per pezzi piccoli come questi, una vite, un piccolo particolare, possiamo tranquillamente fidarci dell'inerzia termica del nostro contenitore, che lo manterrà freddo. Se dovete fare dei pezzi molto grossi, sarà necessario introdurre una pompa oppure mettere il barattolo a bagnomaria con del ghiaccio, in modo che la temperatura rimanga al di sotto del dovuto. Quindi 0,03 per 50 siamo a 1,5. Decidiamo di fare uno spessore ad esempio di 10 micron, per cui 10 micron diviso 0,03 per 50 abbiamo detto 1,5, otteniamo
una corrente di una densità di corrente di 6,6 mA ogni centimetro quadro. Quindi moltiplichiamo per 8 e abbiamo una corrente di 53 mA. Per cui adesso andiamo a settare il nostro alimentatore. Lo possiamo tranquillamente portare a una tensione di 24 volt. Tanto vedrete che normalmente la tensione di lavoro col limite di corrente rimarrà molto più bassa. Cortocircuitiamo e li mettiamo a 53 mA. Quindi 400, 300, 200. Non ho la mano molto delicata, quelli qua, 50 mA. A questo punto colleghiamo il negativo alla nostra lastra di piombo e il positivo, visto che dobbiamo anodizzare, al nostro pezzo. Guardate il colore del pezzo, che da nero comincerà piano piano a cambiare colore e riprenderà il suo colore naturale dell'alluminio. E guardate cosa succede nel frattempo anche alla tensione. Stiamo partendo da addirittura mezzo volt. Saliamo un po' con la corrente che abbiamo detto 50 mA. Man mano che si formerà lo strato di ossido salirà l'impedenza di questo circuito, per cui la tensione piano piano comincerà anche a salire. E adesso lasciamo passare questi 50 minuti per completare il trattamento. Ok, adesso sono passati più o meno 40 minuti e qualche cosa, e come possiamo notare il nostro pezzo ha ripreso addirittura dopo 2 o 3 minuti il colore originale dell'alluminio e si sta piano piano anodizzando, si sta formando questo strato di ossido d'alluminio sopra. Se guardiamo la tensione, vediamo che questo strato di ossido ha fatto salire piano piano la tensione fino ad arrivare addirittura a 18 volt. Benissimo, mentre questo pezzo finisce di anodizzarsi, prepariamo il nostro inchiostro. Allora, come inchiostro normalmente nei video vedete che utilizzano dei coloranti per vestiti tipo questi o addirittura dei coloranti alimentari. Sono molto ma molto scomodi perché sono in questo formato qua. Sono polveri leggerissime, sono pigmenti e sono difficilissimi da dosare, per cui non si riesce mai ad ottenere un risultato omogeneo. Se si vogliono fare 10 pezzi vengono fuori di 10 colori diversi, bisogna stare attenti alla concentrazione, non si riesce a ottenere un risultato omogeneo. La soluzione migliore, che è quella che vi consigliamo, anche per quella su cui abbiamo lavorato di più, è di utilizzare l'inchiostro per stampanti inkjet, che vi permette anche di fare la tinta al colore che volete. Per cui adesso andremo a prendere un attimo un computer e vedremo un attimino anche come costruire, come personalizzare un colore. Il link lo troverete in descrizione. Eccoci qua. Allora, su questo sito, ma se ne trovano tantissimi sulla rete, abbiamo la possibilità di convertire un colore di cui conosciamo le tonalità, quindi che ne so, un 50% di rosso, adesso sto facendo un colore a caso, un pochino di verde e tutto blu. Ad esempio abbiamo questo viola qua. Noi clicchiamo su Convert e questo programma ci darà quanta percentuale di colore ciano, che è quell'azzurrino classico delle stampanti a getto d'inchiostro, ci vorrà, quanto magenta, quanto giallo, in questo caso 0, e quanto nero. In questo modo qui adesso andremo a fare uno dei nostri colori, uno dei nostri preferiti, che abbiamo chiamato il Blue The Strike.
che è un blu, un azzurro molto intenso, molto bello da vedere sull'alluminio. Allora, la percentuale di inchiostro è di 6 grammi di colore per ogni 100 ml d'acqua, per cui adesso stiamo utilizzando, per la nostra vite che è piccola, 25 ml d'acqua, per cui dobbiamo fare la percentuale di ogni colore su 1,5 grammi di inchiostro. Allora, partiamo dal ciano. Anche qui vi consigliamo di farvi 4 siringhe per ogni colore, in modo da non confonderle. Mezzo grammo, 1,2 grammi, 1,3 grammi. Non serve la precisione assoluta. Ok, 1,5 grammi di ciano. Poi abbiamo bisogno di un 10% di magenta, quindi su 1,5 grammi stiamo parlando di 0,15 grammi, per cui prendiamo il magenta. Spero che non ci siano delle persone impressionabili. Allora, facciamo la tara. Scusate che qua non abbiamo una superficie piana. Ok. (12, 13, 14, 0,15). E questo colore dovrà essere portato alla temperatura di 70 gradi, per cui adesso lo metteremo su questo agitatore riscaldatore e lo porteremo poi alla temperatura di 70 gradi, nell'attesa che il tempo scada, che ormai manca più pochissimo. Bene, siamo arrivati ormai alla fine dei nostri 50 minuti e a questo punto prendiamo il nostro pezzo anodizzato, speriamo il più acido possibile, lo sciacquiamo in acqua demineralizzata, sempre consigliabile rispetto all'acqua del rubinetto, che può contenere dei sali potrebbero opacizzare la colorazione. E a questo punto lo mettiamo nel nostro inchiostro. L'inchiostro deve stare intorno ai 70 gradi e qui lo lasceremo per 15 minuti, per cui impostiamo il nostro timer e ci rivedremo fra poco. Ok, mancano ancora pochi secondi, ma direi che ci possiamo già anche fermare, tanto un quarto d'ora è passato. A questo punto tiriamo fuori il nostro pezzo e già riusciamo a vedere la colorazione che ha preso. A questo punto lo sciacquiamo sempre in acqua demineralizzata e lo mettiamo in acqua bollente per 10 minuti.
10 minuti, da 10 minuti a mezz'ora. Cosa succede in questo tempo? Allora, noi abbiamo creato in questo caso a corrente costante, quindi avremo queste pareti perfettamente parallele, questi strati di ossido. L'inchiostro è penetrato all'interno per capillarità, riempiendo tutti questi canaletti che abbiamo creato. Adesso, mettendolo in acqua demineralizzata bollente, o addirittura si può mettere in corrente di vapore, si andranno a chiudere, a sigillare questi pori, per cui l'inchiostro rimarrà all'interno e la luce che colpirà questi pori uscirà fuori della tonalità del colore che abbiamo scelto. Esistono diversi tipi di variazioni di corrente in base ai diversi tipi di processi industriali, che possono formare delle cave a V, possono formare addirittura delle cave fatte così a trapezio, o addirittura si possono personalizzare facendo quasi delle sfere. In questo caso la luce che entra rimbalzerà qui, passerà attraverso il nostro pigmento e uscirà fuori. Questo tipo di trattamento è quello che permette la maggior resa del colore sul pezzo. E niente, ora ci rivedremo fra un quarto d'ora, 20 minuti, quando questo pezzo si sarà sigillato, e vedremo il risultato finale. Bene, sono passati ormai 20 minuti, il pezzo è ormai sigillato, lo possiamo estrarre dall'acqua bollente. In questo caso l'acqua demineralizzata non serve più, ma la uso io adesso per raffreddare il pezzo e poterlo prendere con le mani. Come vedete non disperde più inchiostro, ed ecco qua il risultato. Bella ragazzi, Bella ragazzi, iscrivetevi al canale. Troverete tutti i componenti per realizzare questa anodizzazione a casa vostra qui sotto nella descrizione del video. E niente, buon divertimento, buone anodizzazioni.